Ciao ragazzi, io sono Riccardo e bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio proporvi, anzi riproporvi, un video che ho già pubblicato circa 3 o 4 anni fa, però quello era un video in diretta che riguardava le punte per cerniere oppure punte autocentranti per trapano. Perché voglio riproporlo? Perché essendo in diretta, in tantissimi si sono lamentati del fatto che io salutavo le persone che mi scrivevano nella chat, ma ragazzi io devo rispondere a chi mi scrive. Vero, può essere fastidioso, però non potevo fare altrimenti, è anche un piacere interagire insomma con chi mi segue. In questo caso faremo un video registrato e vi farò vedere l'utilizzo corretto, secondo il mio utilizzo, di questo tipo di punte. Già ne possiedo diversi set, tant'è che già vi ho fatto una recensione su uno di quelli che ho ordinato su Amazon, e siccome queste sono della Parkside, l'ho comprate qualche mese fa, circa 3 euro, 4 euro, non ricordo di preciso, ma sono solo 3 punte, allora vi lascerò il link per poterle comprare. Quello è una parte del set che vi ho recensito, ed essendo una parte, questa misura così piccola mi serviva. Quelle sono tutte grandi, ne ho alcune in garage, alcune a casa, alcune qua nel laboratorio, quindi le ho sparpagliate e queste qua mi mancavano, quindi quale migliore occasione? Vi faccio vedere come si utilizzano, le recensiamo, guardiamo la qualità generale, basta. Quindi vediamo come si utilizzano per tutto ciò che richiede un foro che sia centrato all'interno di un foro presente su una cerniera, una staffa, eccetera. Quindi cominciamo. E allora guardiamo innanzitutto la confezione. Abbiamo nella parte frontale l'illustrazione con rappresentate le 3 punte di trapano e una piccola chiave a brugola che ci servirà per fare manutenzione, che adesso vi farò vedere. Guardiamo pure quello che c'è scritto nella parte posteriore: le punte per le cerniere di uso comune, 3 punte con cambo esagonale da 1/4 di pollice, la chiave esagonale di cui vi ho parlato poco fa, e le misure delle punte saranno 2,8, 3,5 e 4,2 mm, set composto quindi da 4 pezzi in totale, di cui 3 punte. E adesso guardiamo direttamente l'interno. All'interno troviamo quindi le 3 punte disposte su questa specie di alloggiamento, la chiave esagonale, quindi prendiamone 1, 2 e 3. E allora guardiamo come funzionano. Per farvi vedere il funzionamento vi faccio vedere direttamente quella più grande e poi passiamo a utilizzare quella più piccola, che è più adatta per questo tipo di cerniere. Allora, questa punta, questo inserto, per evitare giochi di parole chiamerò inserto tutto appunto l'inserto, e punta la parte che fuoriesce. Allora abbiamo l'inserto composto da un codolo esagonale, questo grano, questo è il corpo centrale e questa è una parte che arretra. Come vedete abbiamo la punta che fuoriesce e questa ritorna nella sua posizione grazie ad una molla. Nella parte laterale di questo gambo abbiamo dei fori che servono a far fuoriuscire i trucioli che si formano. Come si utilizza? Allora vi faccio un esempio prima tenendolo fra le mani. Una volta inserita nel trapano o nell'abitatore, dove preferiamo, possiamo posizionarla nella parte del foro che ha questa svasatura che va a combaciare, in realtà dovrebbe avere una svasatura da questa parte, comunque appena accennata, e va quindi ad alloggiarsi perfettamente e rimane nella sua posizione. Come vedete non si sposta, quindi ci permette di praticare il foro esattamente al centro del foro già esistente sulla cerniera. Allora, se noi utilizzassimo semplicemente una punta di trapano per praticare il foro, dovremmo andare ad occhio e quindi prendere il centro su per giù, ma non sempre ci si riesce. E questo cosa va a provocare? Il posizionamento non corretto delle viti, perché se noi utilizziamo una vite che non è posizionata perfettamente dritta, alla fine avremo questo risultato. Quindi avremo una sporgenza in questo modo, oppure rimarrebbe sollevata perché non riesce ad entrare del tutto. Questo perché se fosse una sola vite allora si tirerebbe la staffa o comunque la cerniera e andrebbe a spostarla dal punto in cui deve essere, e questo non va bene. Allora, se io posiziono questa cerniera in questo modo e per via del posizionamento non corretto dei fori alla fine la cerniera si sposta in questo modo, in teoria potrebbe anche funzionare. Male, ma potrebbe funzionare. Il problema poi si crea quando utilizziamo l'altra cerniera posizionata bene o altrettanto male. Allora in quel caso avrebbero direzioni differenti nell'apertura, perché questa aprirebbe quest'anta facendola girare in questo modo, di conseguenza guardate andrebbe ad allontanarsi da quell'altra e quindi romperemmo il legno, comunque faremmo del danno e non riusciremo a utilizzarla nel modo corretto. Con queste punte autocentranti invece sì. Quindi vi faccio vedere direttamente come si utilizzano. Innanzitutto vi faccio vedere come sono fatte anche all'interno. Allora, svitando questa parte, all'interno troviamo la molla, la punta di trapano. Guardate, questo è il sistema semplicissimo: la molla spinge verso l'interno questo cilindro e fa in modo che poi ritorni nella sua posizione. Da questo grano riusciamo a svitare questa punta di trapano nel caso in cui sia necessario per sostituirla. E allora inseriamola nuovamente
e proviamo a praticare dei fori. Voglio realizzarne 6 da questa parte senza utilizzare alcun riferimento e da quest'altra parte invece traccerò delle linee eventualmente per vedere se sono posizionato correttamente. Vediamo come si utilizza il poggio. Questa punta non va bene per questa cerniera. Vi faccio l'esempio utilizzando quest'altra cerniera, che nella svasatura, come vedete, la punta si alloggia quasi perfettamente. Quindi utilizzo questa cerniera, ripeto, ad occhio e pratico il primo foro. Ragazzi, pensavo di sbagliare io, e invece questa punta di trapano non è una punta di trapano, perché manca la parte appuntita. Ma perché? Perché devono sempre commettere qualcosa? Perché ci deve essere sempre un problema? Questa punta è completamente piatta. Non lo so, vabbè. Allora, comunque, io voglio farvi vedere però come funziona, quindi sostituisco la punta, compratela eventualmente su Amazon. Così vi faccio vedere pure come si sostituisce. Allora, prendiamo la chiave a brugola, svitiamo questo grano. Punta sostituita, vediamo se in questo caso va meglio. Tentativo numero 2. Ok, foro perfettamente centrato. Allora posiziono di nuovo tutto correttamente perché mi sono mosso. Ok, in questo caso abbiamo i fori perfettamente centrati con i fori presenti nella cerniera, quindi vedete sono perfettamente centrati, ma avvitiamo delle viti, poi pratichiamolo dallo stesso lato e vi faccio vedere anche l'altra cerniera, ma questa volta con dei riferimenti. Mettiamo le viti e continuiamo. E questa è la prima cerniera che ho fissato. Come vedete le viti sono tutte dritte e tutte al centro, quindi anche la tavola si chiude e si apre correttamente. Adesso proviamo a mettere anche l'altra. Allora facciamo dei riferimenti. Vediamo adesso se con il riferimento riusciamo ad avere lo stesso risultato. Perfettamente centrato. Ok, fori perfettamente realizzati, quindi ci siamo, combacia tutto. Ok, come avete visto, soprattutto se posizioniamo già la cerniera al suo posto, riusciamo a centrare perfettamente i fori nel punto in cui devono andare. E queste sono le due cerniere perfettamente montate che ci permettono di aprire e chiudere senza nessuna difficoltà la struttura che abbiamo realizzato. Riusciamo a utilizzarla, abbiamo molta fluidità, le cerniere sono state posizionate perfettamente dritte, quindi allineate nel modo corretto. Queste punte ci permettono di fissare le cerniere senza avere alcun tipo di problema, ma io modestamente sono riuscito a fare comunque un foro decentrato anche con la punta autocentrante, ma sono troppo bravo. E sfido chiunque a riuscire a fare un foro decentrato con una punta autocentrante. Allora ragazzi, dai, cosa dire di queste punte autocentranti? Secondo me nel mondo del fai da te, per chi deve montare cerniere, staffe eccetera, come ho detto all'inizio e durante il video, sono un toccasana, sono una manna dal cielo, sono quello strumento che ci permette di avere un buon risultato, perché dopo che abbiamo realizzato dei tagli dritti, abbiamo preso le misure correttamente, abbiamo impostato tutto per bene con morsetti a molle eccetera, alla fine poi una squadra messa male o una cerniera messa male va a rovinarci tutto. Io nel mio studio ho dovuto fissare un vetro, ma avendo praticato male i fori di questa antina sulla struttura in legno, quindi sul falso telaio, appena l'ho aperto si è spaccato il vetro ed era un bel vetro sabbiato con la scritta sala di sterilizzazione e l'ho rovinata proprio perché non avevo la punta autocentrante e la cerniera si è messa leggermente storta. Se col legno abbiamo un minimo di tolleranza, quando si tratta di altri materiali come nel mio caso con il vetro non abbiamo alcuna tolleranza e facciamo danno. Quindi secondo me però, se trovate magari delle punte, quelle che vi lascerò nel link, che non hanno le punte piatte ma hanno le punte appuntite come è giusto che siano, riuscite a lavorarci
funzionarci sicuramente meglio. Con quelle che ho trovato io, una punta piatta, perché la chiamano punta, se non è appuntita non lo so, con questa non si può lavorare, ma la affilerò e la farò lavorare. Adesso vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace qua giù cliccando sul pollicione all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!